Ci sarà un giorno in cui porterò una pedaliera brutta sul canale, ma non è questo il giorno. Chitarristi, sono Ale, bentornati in Shape Your Tone. Oggi possiamo dire tutti insieme bentornata Zoom. È un bentornata molto positivo e in questo video vi spiego perché. Con questa nuova G6 Zoom ha rinfrescato praticamente tutte le pedaliere della serie G. In questo video te la racconto tutta. Ma andiamo per gradi, descatoliamola. Comunque raga, visto che negli ultimi video mi state chiedendo ma dov'è finito l'hater della settimana, non dovete chiederlo a me, io non lo so dove sono. Facciamo così, spolliciate tantissimo il video, io vi chiedo almeno 1000 like, così almeno il video cresce tantissimo, arriva a più gente mi insulta e così ridiamo tutti insieme. Grazie. Comunque, lei è la nuovissima Zoom G6, ovvero l'ultima uscita di casa Zoom. È una pedaliera di amp modeling che ci permette di suonare semplicemente collegando la chitarra e poi dritti in un impianto o un mixer o la scheda audio o quello che vuoi. Più o meno, non attaccarla al gatto. Se questa pedaliera oggi è qui è grazie ai ragazzi di Musical Store 2005 e non solo come gli altri sistemi digitali che sono passati sul canale. Tra l'altro te li lascio qui. Questa pedaliera ho la fortuna di essere tra i primi a provarla in Italia, tranne chi l'ha comprata ovviamente. Quindi iscriviti al canale solo perché sono super felicissimo e ovviamente anche per vedere tutti i sistemi digitali che usciranno da qui fino all'infinito. Però se non attivi la campanella non lo sai. Comunque raga, mi stanno inondando di chitarre, ampli, pedaliere, qualsiasi cosa. Ormai il pedaliere è il mio migliore amico. Il pedaliere. Il corriere, non il pedaliere. Comunque ormai stiamo diventando amici, poi vi aggiorno sul nostro rapporto. Comunque, come ti ho detto, oggi tocca a questa Zoom G6. Ora ne parliamo con molta calma perché ci sono un sacco di cose da raccontare e sono tutte super interessanti. Partiamo dall'aspetto e dall'interfaccia, che sono la cosa che si vede subito a colpo d'occhio. La pedaliera si presenta con pedale di espressione, 6 switch, 4 potenziometri qui davanti, tante scritte che si illuminano e uno schermo touch da 4,3 pollici. Fino a qui tutto abbastanza normale, l'interfaccia è davvero comoda e con questi switch possiamo controllare davvero tante cose e lo schermo touch accompagnato dai 4 potenziometri qui sotto rende l'editing davvero comodo. Ma seriamente è come usare il telefono tutti i giorni, funziona allo stesso modo. È presente che ogni 10 secondi si impalla? No, non è vero, è davvero una cavolata da usare e funziona bene. Brava Zoom. Dopo comunque ve lo faccio vedere, datemi tempo. Cosa sono tutte queste pressioni? Per quanto riguarda le connessioni dietro abbiamo un input, aux in, un FX loop, output stereo, uno slot per espandere la pedaliera con altri switch e uno slot di lettura per schede SD, tipo quelle della macchina fotografica. Dopo ti spiego a cosa serve perché è geniale. Forse è un po' scomoda da tenere sulla scrivania, ma con un tavolino magari da parte alla scrivania o un leggio bello solido non ci sono problemi. Comunque non è che serve per forza, tramite il software Zoom Guitar Lab si può tranquillamente gestire tutto da PC. Comunque, vi ricordate le vecchie pedaliere Zoom, le G3N, G5 e quelle lì? Non erano il massimo dell'intuitività. Il passo avanti in questo caso è stato enorme. Questo è un piccolo passo per i chitarristi, ma un balzo da gigante per i chitarristi. Sono i chitarristi e per i chitarristi. Ora cambia tutto e ve lo dimostro subito. In pochissimo tempo costruisco un suono, cerco di tirare fuori tutto il carattere dell'ampli e poi mi dici tu cosa ne pensi. Però devi sentirlo, Parto dalla patch numero 1 e ti faccio vedere come in pochissimo tempo posso stravolgere il suono e farlo esattamente come voglio io. Il suono di base è questo. Ora comincio a modificarlo. Per farlo mi assicuro di essere in modalità Effect Board, sullo switch in alto a sinistra. Subito dopo vado sullo schermo touch e faccio swipe verso il basso. Da qui abbiamo accesso a tutte le varie impostazioni della pedaliera. Possiamo scegliere se modificare gli effetti, cambiarne l'ordine, oppure aggiungere effetti. Insomma, ogni funzione ha il suo bottone dedicato. Ma grazie al bottone Edit All possiamo andare a modificare in una schermata sola
tutto quello che vogliamo. Quindi, visto che voglio modificare il suono in ogni dettaglio, la prima cosa da fare è premere Edit All. La prima cosa che voglio fare è togliere tutti gli effetti che non mi servono, in questo caso equalizzatore, il wah e il noise gate, così libero spazio per gli effetti che voglio e sono da subito più organizzato. Posso semplificarmi la vita ogni volta che è possibile, che sia Helix, GT1000, MG300 o questa G6. Se non parto dal preset già vuoto, questo è il primo step. Quindi schiaccio su cancella effetti e seguo l'interfaccia grafica che è davvero molto intuitiva. Il TS Drive, il riverbero e ovviamente amp e IR li lascio esattamente come li ho trovati. Così ora posso dedicarmi interamente all'amplificatore. Per fare questo premo un'altra volta su cancella effetti per tornare al menu precedente e poi faccio tap sul blocco ampli. Qui si apre la lista di tutti quelli disponibili. In questo caso io voglio la Marshall JTM 45. Ora finalmente aggiungo un po' di ambiente per creare un contesto più ampio a quello che suono e per amalgamare le note tra di loro. Quindi facciamo che voglio un delay leggero dopo l'IR ma prima del riverbero. Quindi faccio Add Effect, tap su blocco vuoto e scelgo la voce delay. Qui decido di aggiungere tra quelli disponibili nella lista un tape Eco 3. Seguendo il mio istinto, di cui normalmente non dovrei fidarmi, però per questa volta facciamo di sì, mi basta semplicemente tenere premuto sull'effetto e trascinarlo, semplicemente per cambiargli la posizione e metterlo nel punto corretto, ovvero prima del riverbero. Ora facciamo che voglio regolare l'overdrive come boost e il delay per essere sicuro che le ripetizioni siano presenti ma non troppo invasive. Per fare questo faccio Edit Effect e poi scelgo il pedale da modificare. In questo caso parto dal TS Drive. Lo regolerò con il gain quasi a 0 e il level praticamente al massimo. In questo caso la voce boost la metto su on e ho fatto. In questo modo il segnale che do in pasto all'ampli è già leggermente saturo. Ora posso passare al delay. Abbasso molto il mix perché non voglio che le ripetizioni si sentano troppo e questa cosa la posso fare sia dal touch sia dal potenziometro esattamente sotto allo schermo. In più aumento leggermente il feedback, così ho più ripetizioni. Per il time posso scegliere se usarlo come tap tempo oppure impostare i millisecondi. In questo caso io sono sicuro che i 300 millisecondi andranno bene. Allo stesso modo posso modificare tutti i parametri dell'amplificatore. Raga, qua c'è una cosa interessantissima ma soprattutto utile. Sicuramente ti è capitato che quando stai modificando il tuo suono la pedaliera ti dice "Oh, ma la smetti, basta effetti, ma comprati i pedali veri". E tu ovviamente non sai mai qual è l'effetto che occupa più risorse. Con questa pedaliera ogni volta che andiamo ad aggiungere un nuovo blocco oppure semplicemente modificare uno di quelli già presenti, lei ci dice direttamente, esattamente da parte al modello della simulazione, quanta CPU andrà ad occupare. E grazie al grafico che troviamo subito sotto possiamo renderci conto se stiamo chiedendo troppo alla nostra pedaliera oppure se l'effetto che abbiamo scelto ci sta. Tenete conto che in generale alcuni effetti di ambiente possono essere molto pesanti, così come alcune IR. Ora sistemo al volo i parametri per fartelo sentire. Poi dimmi nei commenti se l'anima della GTM 45 viene fuori da questo suono oppure no. Secondo me, considerando la fascia di prezzo di questa pedaliera, quanto è facile da usare, il fatto che questo suono io lo abbia costruito in letteralmente 10 secondi, direi che possiamo considerarci soddisfatti. Se tu pensi di no, probabilmente sei sordo, prova a riascoltarlo. E se proprio non ti piace, almeno spiegami perché. E non dirmi perché è digitale, se no vengo a prenderti, ti faccio mangiare le valvole calde. Una volta finito, il preset è facilissimo da salvare. E anzi, la pedaliera dispone di un sistema di salvataggio automatico. Un po' come quando nei videogiochi ci sono i checkpoint. Così ogni
ogni volta non dovete fare tutto da capo. Grazie a chiunque abbia inventato i checkpoint e grazie a Zoom che ce li ha messi dentro. Se vi può tornare comodo, tenetelo attivo, altrimenti no. Se dopo un po' vi rendete conto che il suono non vi esce e volete tornare al suono di partenza, con l'autosave acceso non potete, perché la pedaliera ha salvato l'ultima modifica. Ecco, questa cosa sarebbe potuta essere magari un po' più elastica, con un sistema di undo per tornare sui propri passi. Praticamente il Ctrl Z. Ah, non lo sapevi? Con Ctrl Z si torna indietro, prego. Ora vi faccio sentire un altro paio di suoni e cercate di indovinare i riff che suono. Ditemeli nei commenti. Subito dopo vi faccio vedere come questa macchina gestisce gli switch e quanto è facile gestire tutti i suoni. Come vi dicevo prima, questa pedaliera è molto semplice da gestire anche solo con i piedi. Ora ve li spiego tutti, gli switch, non i piedi. Partiamo dallo switch in alto a destra. Come possiamo leggere, ci fa da tap tempo e se lo teniamo premuto entriamo in modalità accordatore. Lo switch esattamente opposto, invece, ci serve per navigare tra le varie modalità di utilizzo. Quindi Effect Board, in cui abbiamo 4 effetti gestiti singolarmente dai 4 bottoni sotto. Come puoi vedere, le scritte si illuminano dello stesso colore dell'effetto sullo schermo, in modo da capire quale effetto è associato a quale pedale. In più abbiamo anche il LED per capire se l'effetto è acceso oppure spento. Se cambiamo modalità, andiamo nella Bank Patch Mode. In questa modalità possiamo scorrere tra le patch all'interno dei banchi in sequenza con i 2 switch che abbiamo a destra e possiamo scorrere i banchi in generale muovendoci con gli switch che abbiamo a sinistra. Se saliamo ancora una volta di modalità, entriamo in Memory, ovvero la pedaliera ci fa vedere sullo schermo il banco su cui siamo e i 4 preset che ci sono, quindi ogni bottone corrisponderà ad un preset di quel banco. Ok, ma cos'è un banco? È presente a scuola quello che usavi per appoggiarti e dormire? No, non quello. In questo caso immaginati un banco come un armadio con 4 cassetti. In ogni cassetto ci sarà un suono diverso. Quando vuoi cambiare banco, quindi avere 4 suoni diversi, dovrai anche cambiare armadio. E la domanda che sorge spontanea è: perché lo abbiamo chiamato banco e non armadio? Perché sennò questo video era la pedaliera dell'Ikea. A proposito di Ikea, guarda un po' qui, io non dico niente. Comunque, in questo modo diventa molto semplice organizzare la pedaliera. Ad esempio, ogni banco per ogni brano che dobbiamo suonare. Al suo interno ci saranno i 4 preset che ci servono in quel brano. Così per ogni canzone cambiamo banco e abbiamo i 4 preset subito pronti all'utilizzo. Questo per chi fa serate dove ci sono 1 miliardo di canzoni diverse, 832.000 suoni diversi da usare, è comodissimo. E in più ti evita anche di avere la scaletta sul palco, perché ti fai la scaletta dentro la pedaliera e ti basta semplicemente seguirla. Ovvio che se avete un cantante che fa il cantante, una scaletta di carta fatevela lo stesso. Comunque, come potete vedere, le scritte sopra i 4 switch principali cambiano in base alla modalità. Ora ho acceso Memory 1, 2, 3, 4, so ancora contare. Ora seguitemi perché vi dico altre 2 cose interessantissime. Se andiamo sull'ultima modalità, entriamo nel looper. Il looper è da 45 secondi di base ed è facilmente gestibile tramite i 4 switch della pedaliera, seguendo semplicemente le indicazioni che vediamo sia sopra gli switch che a schermo. Ma la cosa bella è che possiamo espandere la capacità di memoria del looper semplicemente aggiungendo una scheda SD nello spazio che ti ho fatto vedere prima. È quello che troviamo dietro alla pedaliera. Per cui se siete chitarristi che spesso suonano da soli e si fanno le basi in tempo reale, questa cosa è utilissima. Altra chicca per chi suona così o anche solo per studiare è la presenza della drum machine. Ve la faccio sentire.
Un'altra roba stupenda che si può fare sempre con il lettore di schede qui dietro è aggiungere le IR all'interno della macchina senza doverla collegare al PC. Non che ce ne sia particolarmente bisogno. Al suo interno troviamo già 70 IR fatte molto bene, ma in caso volessimo aggiungerne lo possiamo fare fino a un massimo di 50. Ora voglio fare un gioco con te. Ti faccio sentire l'ultimo suono che ho fatto con questa pedaliera e poi te ne faccio sentire un altro fatto con un ampli vero. Uno di quei tre che vedi qui dietro. Anche loro mi sono stati mandati da Musical Store 2005. Grazie. Ne ho parlato anche in un altro video, però non barare. Prima guarda questo, poi vai a vedere l'altro, se no poi lo riconosci subito. Comunque ci sono un sacco di cose che ancora non ti ho detto. Prima senti sti suoni e indovina quale è la pedaliera e quale è l'amplificatore. Sono due suoni che sono sicuramente diversi, non ce n'è uno migliore e non ce n'è uno peggiore. Ovviamente, per sapere la soluzione vera, seguimi su Instagram, farò qualche storia per aggiornarvi sulla soluzione. Comunque, tornando alle cose che non ti ho ancora detto, tipo iscriverti al canale, nella G6 troviamo tutti gli effetti storici di Zoom e ovviamente, come ogni dispositivo digitale che si rispetti, è stato aggiornato con nuovi effetti, come distorsioni o modulazioni. In più, mettici che tutti i parametri degli effetti o dei blocchi sono assegnabili e controllabili in real time dal pedale di espressione. Questa cosa apre a scenari molto affascinanti per le transizioni di suono. Mi viene in mente ad esempio il passaggio da suono pulito a suono distorto controllando il gain un po' in stile Alter Bridge. Avviene in modo graduale e poi con il resto della band si dà una botta enorme. Poi, raga, fa anche da scheda audio. Quindi, oltre a collegarla per usare l'editor, potete anche registrarci direttamente nella vostra DAW preferita. Insomma, vi elimina un pezzo di hardware e semplifica anche le cose. E se non avete una DAW preferita? Beh, ve la danno loro. Incluso con la pedaliera c'è una licenza di Cubase LE che potete iniziare ad usare da subito. Se anche tu sei un malato di questi marchingegni tecnologici super mega ultra belli, c'è un gruppo Telegram fatto apposta per te. Ci sono dentro anch'io e siamo già in tantissimi e tutti i giorni parliamo di queste cose e ci facciamo salire la gassa a livelli inenarrabili. In descrizione ti lascio il link e lo trovi come gruppo Telegram. Gruppo Telegram lo trovi come gruppo Telegram. Insomma, Zoom ha portato le pedaliere della serie G al 2021. Sono state aggiornate come si deve e finalmente danno una sensazione di freschezza. Avere per le mani una pedaliera del genere ti fa sentire al passo con i tempi. Non per i suoni, ovviamente. Se vuoi un suono anni 60, quello ce lo tiri fuori tranquillamente. Quindi, cosa stai aspettando? Suona, fai cose. Ciao chitarristi, la distorsione!